Fiore, buongiorno a tutte. Ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Come la vedete? Allora, è lei è tutta intenta a riordinare questi fogli che sono dei moduli di adesione a un gruppo di unione dell'anima, dice. È come se su questi fogli di adesione ci fosse ehm, stampato, ci fosse, mi viene in inglese, ci fosse l'imprinting proprio di un pezzo di anima che ognuno porta. Monica. Mi mostra lei dentro una casa con una bellissima vetrata. Questa casa è proprio in una cima molto alta. E lei che guarda fuori il panorama, come se fosse nella completa scelta. Si Mi dà guarda l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Com'è? Dice che nell'unione di questi pezzi di anima vede sempre come se ci fosse una crepa di divisione, quindi mi chiede di aiutarla a trovare il modo di togliere la crepa e di trovare la fusione. Monica, come te la dà l'autorizzazione? mi fa capire che vede la vastità davanti a sé e che vuole superare ogni sua paura, partendo da questa dell'altezza. Ok, questa è la seconda sessione di Fiore a distanza di 2 mesi, 3 mesi, e ci ha raccontato tutti ehm, i cambiamenti, sono anche in una testimonianza, giusto? Sì. Oggi alziamo l'asticella. Come si chiama quello che facciamo oggi, cioè il nuovo progetto di Fiore? Attivazione medianica. Esaudire tutti i sogni miei. Ok. Chiamiamo nel cinema tutti quelli che vengono. I suoi genitori, il padre commosso, il suo compagno in prima fila, c'è Vadim, qualche sua collega di lavoro, la sorella, tipo una zia. Elena, siamo lì? Sì, 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 vedo anche tantissime persone che hanno fatto sessioni con noi, che arrivano proprio di colpo. Dall'isola di Lucio? Sì. Vibrazione di Fiore, prima Elena e poi Monica. 29 miliardi. 32. Consapevolezza. 193. Sì, 195, sì. PS. 49. 52. Vite. 1035. 999. Cervello. 9.3. 9.4. Ottimo. Ci sono entità eteriche? Che la interferiscono? No. C'è questa figura del secondo universo che è lì, che la tiene d'occhio, è quella che
ha tentato durante la notte di fare un abduction e di portarla da un'altra parte. Sì, che è un po' collegata effettivamente al mondo religioso, ai santuari, Infatti, in cui sì. lei tra l'altro è proprio stata fisicamente. Adesso Come sembra un po' un santo tipo Padre Pio in questo Sì, momento, una cosa però così, sì. è Tipo cangiante, che, sì. tipo calzaio, sì. Una cosa solo Mhm. questo? Sì. Per me sì. Mhm. Ok. Se dovessimo dare un grado di incidenza di queste entità, un po' come con le entità mentali, no? Da 1 a 10, questo saio, questo frate col saio, quello che è, quanto incide? Oh, 0,5. Monica, siamo lì? In maniera Sì. molto blanda. Sì, no, nei momenti topici che possono essere Mm, stati il sogno piuttosto che quando è andata al mm, santuario è un po' di salito più più. in alto. Sì, Io lo sì, vedo sì, anche infatti. 4, però poi Allora, Sì, è anche di più. disceso. le interferenze sono all'ordine del giorno, tutto dipende da Mm. noi. Se vogliamo darci questa opportunità e se ci serve questa opportunità oppure no. Facciamo finta che Fiore non guarda la televisione da 10 anni. Guardi la televisione da 10 anni. Se prima della sessione per una settimana avesse visto la televisione in maniera consistente, telegiornali, Maria De Filippi, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Rai 1, Rai 2, Rai 3, avrebbe qualche interferenza eterica in più o solo il fraticello? O quello che è. Vedo due possibilità di Fiore. Allora, la vibrazione sarebbe bassa comunque, bassa per lei, intorno ai 10-11 miliardi. E, mm, ci sono due fiore, diciamo, no? Quindi una più centrata, che rimane molto centrata e quindi comunque le interferenze non riuscirebbero ad agganciarla sempre comunque, ok? E invece c'è una fiore meno centrata che avrebbe un paio di interferenze in più, eteriche, sì. Monica? So perché mi è venuta Maria De Filippi, perché appartiene, diciamo così, a delle entità del secondo universo ed è come se guardando appunto abbastanza spesso la TV, lei potesse essere più facilmente agganciata da entità del secondo universo, in particolar modo mi fa vedere per esempio sia Moloch che Satana. Perché Maria assomiglia sempre di più a un gatto. Mm, mhm. Come la maggior parte, no? Anche Ivana Mm, Spagna mi viene in mente, piuttosto che Patti Bravo. mm. Ecco, Perché è un gatto? È la deformazione che fa. sì, a il- me vengono i gatti, per esempio, egiziani in questo caso, no? Mi fa vedere proprio una di queste pseudo divinità egizie con uno di questi gatti, quindi che il gatto è un po' tra virgolette qui il servitore di questa divinità egizia. Quindi comunque siamo sempre non nei felinoidi, ma nel secondo universo, e quindi i loro servitori devono assomigliare a questo gatto. Più che a un gatto sembrano, diventano queste donne, non tutte però, queste donne diventano gli attori di Cats vestiti da gatto. Questi occhi Mm. con il trucco, con Tutte tirate, qua, tutti come se tirati. Sì. andasse via tutto il tessuto qua. Beh, e quello è cos'è? Il lift? No, sì, Ma no, secondo è me... quando tirano la pelle dietro. No, no, ma si vede proprio che... Cioè, come se non avessero più tessuto sotto, quindi secondo me è una deformazione conseguente a quello che fanno. Beate quelle donne con gli zigomi naturali. Ok, dopo questa bellissima parentesi sulle entità eteriche di Fiore, che non è una donna gatto, vediamo le entità mentali. Mm.
Io ne vedo principalmente una. Ce n'è una più un'altra che è intermittente. Allora, una che quando agisce è anche a livello 7, 8, ed è quella della sua paura, delle sue paure fisiche, sia eh, della profondità che delle troppe altezze, no? Quasi come la chiamerei poli opposti. Mm? È come E se mhm. Sì, sì. ehm, quando lei si trova ai poli opposti, è come se venisse decentrata, è come se venisse destabilizzata, divisa in due, quindi una parte che non può più, non c'è più il controllo, una parte che si allontana, diciamo tutta la parte mentale che si allontana da tutta la parte animica, le viene creata proprio la distanza tra una parte e l'altra. Monica. Allora, collegata a questa, a me in realtà si proponeva in un'altra maniera, perché mi veniva ciabatta spaiata, dove mi faceva vedere una bellissima infradito, che però aveva solo la sinistra, non la destra, e quindi non poteva ovviamente indossarle per camminare. È come se, per non camminare completamente in queste, ciabatte ideali, rimane agganciata ad una serie di paure, però in realtà la primaria paura è quella di camminare nella propria vita. Ok. Va bene, vediamo la causa esoterica della paura invece degli aghi. Prelievo, iniezione. Classico dei classici. Sì, delle maggior parte di abduction. Mm. Persone che hanno subito abduction in passato e che ovviamente non vogliono più, lo respingono ormai. Fiore, una di queste? Sì. Sì, 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 sì. Cioè, a me fa vedere proprio come se avesse un ricordo di questa figura spaventosa per lei che le immobilizza il braccio e le estrae una grossa quantità di sangue. Anche in quel sogno che ha fatto, se lei non avesse detto aiutami amore mio, riferito al suo compagno, sarebbe di nuovo avvenuta un abduction Sì, sì, di questo genere, ecco. Bene, sì, sì. Però dobbiamo il con, cuore l'ha proprio salvato. dobbiamo con Fiore rivivere, andare a recuperare quei ricordi che sono stati ormai eliminati. Ne Ah. recuperiamo uno solo dove nell'abduction ci sono siringhe come se piovesse. Deve essere quella che Partiamo sta dall'inizio. faccia qua. Mm. La prendono come, quando, a che ora, giorno notte. Tendenzialmente di notte, già da bimba, intorno ai 10-11 anni più o meno questo tipo di abduction sono iniziati. Prendiamone una a 10 anni, Mhm. è fisica. Beh, sembra proprio di sì. Mm. Vai, continua Monica. Sì, sì. Ah. Oh, dimmi. Vedo proprio che viene trasportata, sai, quasi come se fosse presa da un'aquila o Mhm. comunque da un rapace, no? Dalla maglietta del pigiama a livello delle spalle e trasportata in alto e lei, diciamo, durante la notte, come se fosse un sogno, si vede sollevare e allontanare dal tetto di casa Ma è verso fisica, l'alto. Sì. Monica. Sì, allora l'avevo già vista nel letto, lei che si inizia ad agitare molto, quasi come se in qualche modo già all'inizio volesse opporre resistenza, ma in realtà chi opera l'abduction ha la meglio. E questo sollevare da parte di questa sorta di cicogna, diciamo così, in realtà è come se le incrementasse la paura delle altezze. Infatti sì. Mm. Un po' si aggancia a una paura che lei più o meno ha sempre avuto, ma ovviamente gliela va a rendere ancora più forte. Mm. E quindi le fa per un po' avere questa esperienza proprio del senso del vuoto, no? Dell'altezza. Mhm.
E poi la porta in questa sorta di astronave, laboratorio, dove però non è da sola, io non la vedo da sola. Vedo come in una specie di serie, di seguito, I lettini di altre, cosa? ci sono sia poltrone che lettini. Mhm, In questa specifica io per lei la vedo sul lettino, però altre Sì, volte è anch'io. stata su una poltroncina. E però vedo che appunto, come hai detto tu, non viene infilato un solo ago classico nel braccio, più mm, aghi. Sembra quasi una seduta di agopuntura, quasi, per assurdo. Ecco, da mhm. quanti aghi ci sono? Ma Fiore sorride e fa il gesto, ecco, proprio così, no? Come se forse anche l'agopuntura ti desse molto fastidio o avessi provato un certo senso. Ok. Quali braccia, o se sono le braccia, dove, insomma, sul corpo? Adesso io ho visto, vabbè, il braccio destro, forse è quello che mi spicca un po' di più, perché non li vedo esattamente identici questi, non so se è la prospettiva, ma non li vedo tutti uguali questi aghi, no? E poi ne vedo parecchi, per esempio, sulle gambe, e ne vedo qualcuno, non so come dirti, clavicole, collo, Mm. che le va anche a creare un fischio proprio all'orecchio molto forte, no? Elena. Sì, diciamo che allora alcuni sono per eh, estrarre da fiore il sangue e da lì le informazioni e altri sono invece per iniettare nel corpo di fiore delle informazioni, come se entrasse anche un liquido verdino, una cosa così. Quelli più fini, tipo vicino al collo e sulle gambe, sono per da cui entra questo liquido. Invece le braccia ci sono almeno tre siringhe per braccio dove estraggono una grossa quantità di sangue, cioè si vede proprio il sangue, aghi Ma grossi. fisico? Mm, Fisico? sì, secondo me è fisico. Ci sono delle entità specifiche che nel caso di Fiore e in generale conducono questo tipo di esperimenti. Allora, sono proprio dei laboratori. Secondo me non sono neanche fuori dalla Terra, anzi sono sotto. Mm. Sono proprio laboratori. Ci sono, ci sono anche degli umanoidi, quindi l'aspetto è quasi umano, ok, di queste persone con i camici, che non sono quelli che prelevano hanno una faccia non umana e sono quelli che spaventano Fiore, che spaventavano Fiore. Ah, no, tipo, posso dirti formiche grigie la faccia, tipo, ok? E ci sono quelli che estraggono, che proprio operano intorno al lettino, poi ci sono quelli che con i campioni di sangue, cose varie, li dividono per categorie su questi tavoli con i microscopi. Poi intorno c'è un altro cerchio di quelli che invece analizzano i campioni e poi tutto intorno ci sono dei militari che controllano questi Monica? laboratori. Quello che vedo io è che in ultima analisi a condurre tutto questo, a dirigere tutto questo, sono i ragni sottoterra, appunto, e che hanno quindi come suddite, diciamo così, queste specie di Mm. formiche. Quindi gli insettoidi. Sì, sì. Sì. Bene, come vedete, Fiore che rivive questo momento come anima. Allora, in questo momento lo rivive da adulta, là era bimba ed era molto più spaventoso. Quindi è come se, allora, come se là erano molto mastodontici e adesso le sembrano di dimensioni più ridotte e quindi un po' meno spaventata, quasi più adesso, quasi più schifo che paura mi viene da dire. Monica. Ah, sì, sì, vai, vai. No, no, questo. Mhm. Questo da un lato e dall'altro anche una sorta di senso di sollievo del non essere una pazza.
perché a volte può essere stata presa così come una troppo strana, matta, fissata, paranoica, e quindi invece avere la conferma che davvero certe cose si sono svolte. Ok, facciamo finta che non abbiamo fatto, cioè facciamo finta no, non abbiamo ancora fatto nulla in termini di pulizie. Facciamo finta che la sessione è finita e domani Fiore va a fare un prelievo con queste condizioni. Ha solo rivisto nel dettaglio cosa è successo come mente e davanti a Skype e come anima. Sì, con questa consapevolezza è più il dubbio di quello che ci fanno col suo sangue che la paura del sangue che viene estratto. Cioè, non so Ma se... guarda il lago? Non vedo più la paura per l'ago. Mm. Allora, invece che girarsi dall'altra parte, vedo che guarda in avanti, quindi comunque più padronanza del momento. Esatto, sì. Però le vengono effettivamente dei dubbi su quale senso abbia tutto questo che avviene quotidianamente sulle persone. Con Ecco. la coda dell'occhio vede l'operatore che è... Sì, Sì. sì. Dicevi, scusa, Monica. È come se iniziasse a entrare proprio in un livello superiore, da quella che era la paura, arriva a padroneggiare tutto questo e inizia a farsi delle domande sul nostro piano di realtà, sulle cose che avvengono intorno a noi. Proviamo, torniamo indietro, le facciamo rivedere questo momento in cui è nella navicella, 100 volte consecutive. Ok, le ha viste 100 volte consecutive, magari 100 volte consecutive ma anche diverse, quindi introduction infatti. le ha, no? In curriculum. Sì. Quindi torniamo tra 2 giorni, fa un prelievo e poi fa anche un'iniezione di vitamine. Che succede? Stessa roba o qualcosa di diverso? Allora, questa che mi fa vedere, che è una delle possibilità, poi non è detto che vada precisamente così, è che è come se fosse incantata dal guardare il livello del sangue che aumenta all'interno della siringa. Quindi lei lo guarda e guarda intensamente anche l'operatore sanitario che gliela fa. È come proprio riuscire ad entrare, non so come dirti, più in profondità nel valore del sangue, che è veramente la nostra linfa, che è la vita, e allo stesso tempo in profondità della persona che sta facendo questo, come una sorta, non so come dirti, di connessione telepatica profonda. Ha ancora paura degli aghi? No. Elena. Sì, quasi, io vedo quasi che inizia a mettere in dubbio l'esigenza di dover andare a fare un prelievo, nel senso, non più per la paura del lago, ma cioè inizia proprio a mettere in dubbio il fatto che cioè, se non c'è un'esigenza reale, perché lei dovrebbe dare dei suoi campioni a persone sconosciute, ecco. Ok, vabbè, questo è un discorso a parte. Diciamo che invece di andare a fare un prelievo, lei si guarda dei video di prelievi. Ok. Prima non può, Sì, perché, oggi non può, le dà molto fastidio. Io parlo con cognizione di causa perché ero come Fiore. Poi è bastato rivivere un secondo in prima persona, però, quindi ti consiglio sempre di valutare in futuro una sessione diretta, un 10 secondi neanche del prelievo, ma di una corsa su un lettino chirurgico verso una sala operatoria. Poi vabbè, chi mi fece la sessione non ci sapeva fare, quindi mi ha fatto disconnettere subito, non si sa perché, e io da quel giorno in poi non ho più avuto problemi. Non mi dà più fastidio, non ho ancora provato a guardare, ma nei film guardo e non mi fa nessun effetto. Di rivivere questa specifica paura è la strada migliore. Sì. Quindi Fiore, tienilo presente,
adesso noi facciamo un lavoro, eccetera, ma se vuoi veramente lavorarci devi metterci tu i tuoi occhi eterici. Sì. E sicura che vai in ipnosi, non ti preoccupare, al di là dei test. Va bene, 100 volte, va bene. Così, abbondare, melius abbondare quando è difficile, facciamoglielo rivivere 1000 volte. Ci sono nel totale 1000 abduction di Fiore e 1000 prelievi? Se sì, si vede quelle, se no si ripete alcune per arrivare a 1000. No, 1000 no, meno io 1000 non ne vedo. Dovremmo usare altre vite parallele. Anche altre vite, sì. Sì. Oppure, insomma, si può rivedere le stesse. Se ne vede 3 di fila uguali e poi passa una nuova e se la vede 2 volte di fila. Paradossalmente potrebbe farlo da sola, sia iniettarsi, infatti. farsi un'iniezione, sia addirittura farsi un prelievo, ecco. Tanto è la non paura degli aghi, ecco. Va bene. Causa esoterica del vedere sempre i cuori. E io metterei insieme anche i numeri doppi, maestri. Sì, infatti insieme, anche i profumi. È E il proprio profumo di zucchero filato. Sì, che è proprio dolce, che è proprio molto confortevole, molto fanciullesco anche in un certo senso, no? Perché davvero lei sta prendendo sempre più connessione con la sua anima e sono delle conferme che lei sta andando nella direzione giusta, che è davvero in contatto con la sua anima e quindi le dà proprio questi segnali molto graditi. Guarda che è proprio così, io e te siamo in connessione. Lei appunto ha questo particolare legame coi cuori, anche perché cioè io la vedo proprio molto empatica. Vedo proprio che lei è in grado di rigenerare i rapporti, cioè lei è stata eccezionale, no? Perché è davvero stata in grado di ripulire il rapporto con il compagno e anche con il padre, che per lei non era così facile, scontato, con i maschi. L'ha ripulito proprio grazie al suo cuore, e il cuore è intimamente legato all'anima. Ed è per questo anche che le ho detto che cioè io la vedo anche in comunicazione con tipo gli elementali, proprio perché lei ha un cuore molto puro. Vai avanti perché intanto Elena è caduta e stiamo provando a rimetterla in... Ok? Cos'altro vedi? Allora, dunque, di come in effetti lei sia una persona molto sensibile e quindi sensibile anche agli odori. E in effetti anche quando va, per esempio, in natura, è come se differenziasse. Gli arriva, che ne so, l'odore dell'acqua che scorre, le arriva l'odore del muschio umido, le arriva l'odore del fungo. E quindi effettivamente l'anima ha scelto di comunicare con lei anche facendole sentire un odore. Lei sta proprio avendo un'amplificazione di tutti i suoi sensi, in particolar modo dell'olfatto, che per lei è un senso molto caro, con cui ha una buona connessione. Ok, perché non si sono presentati prima e solo dopo la prima sessione? Allora, lei prima aveva tante problematiche, no? Anche, sai che cosa? Che l'altra faccia della medaglia Che di questa strano. empatia. Scusa. Molto strano, adesso lo analizziamo. Sì. Bassa un po'. Ma che Dicevi. strana roba. L'altra faccia della medaglia di questa sua empatia a volte è l'ansia che ha nei confronti dei cari e quindi tendenzialmente andare verso un umore un po' cupo, no? Perché si preoccupa, si sente molto responsabile. E quindi lei prima della sessione era in questa faccia qui della medaglia, adesso invece nella faccia della medaglia luminosa, che è quella dell'empatia e dell'apertura del cuore. Elena, causa esoterica dei cuori e dei numeri doppi e dello zucchero filato, l'odore. Profumo. Non mi senti? Sì.
sì, ti sento. Mi senti? Hai sentito la Sì, domanda? sì. Ah, ok. No, rifai la domanda? No. Causa esoterica dei cuori. Sì, sì, confermo quello che ha detto Monica, è proprio la sua PS che le vuole dire siamo siamo unite, tu mi senti, non c'è più differenza tra me e te, tra me e la tua mente, tra me e la tua volontà, siamo una cosa unica, sei sulla strada giusta. Aggiungerei come dentro così fuori e come fuori così dentro. Monica, causa esoterica della caduta di Elena. Dettagli E tecnici esclusi adesso. arrivare dalla fitta vegetazione che è davanti a una certa zona. Mi è arrivata fitta vegetazione, mi è arrivata da lì l'input. Ovvero? Cioè? Il problema viene dalla fitta vegetazione, non capisco. No, da un qualcosa che c'è sotto la fitta vegetazione. Mm. Non dalla fitta vegetazione, qualcosa Ah, che è nascosto dentro la fitta vegetazione. Come Elena, se fossero delle basi lì. Mhm. Hai detto scosso, Monica? no. Ah, ho capito adesso. No, è come qualcosa che viene da Mm. basi che Mm. sono sotto una ricca vegetazione in Mhm. quella zona. Mhm. Sotto un lago anche. Ultimamente sta anche sotto un lago. Ultimamente questa cosa sta veramente picchiando sui miei contesti, diciamo. Vabbè, andiamo lì, tutte e tre, Mhm. Sì. e che facciamo? Buttiamo via tutto. Puliamo, ripuliamo. Mettiamo un ad eternum, adesso basta. Adesso basta, infatti Elena poi è la prima che lo dice perché l'ho vista un po' più avanti rispetto a noi perché è abbastanza esausta di questa situazione. Come è fatto? Come ho fatto? Come è fatto? Ah. Sono dei corridoi che arrivano tutti in un centro e in ogni corridoio ci sono tipo come delle postazioni mm, dove fanno varie cose. Alcuni hanno eh, mm, dei computer dove cambiano. Ma come è Dove fatto si- l'ad eternum, adesso basta? Ah, l'ad eterno, adesso basta. Ehm, eh, Onde concentriche di energia che vibra molto alta, quindi vedo luce tipo perla. Mhm. Monica. Ma sai che cosa? Mi ha fatto vedere suo figlio che contribuisce, il più grande, che contribuisce alla creazione di Ad Eternum attraverso la musica. Le vibrazioni musicali che ci aiutano a creare un Ad Eternum molto molto potente. Va bene. Fumo di sigaretta, uno a guardafiore, sa anche il lavoro che fa, direbbe mai che è una fumatrice. Tra l'altro lei è in una città dove, non lo so, gira un sacco di alcol e un sacco di sigarette, mi sembra, no? Un sacco di vizi, e se non hai un po' di vizi ti sfottono. A me è successo, per esempio. Mm. Soprattutto l'alcol. Vabbè. Senso di vuoto se solo pensa di dover smettere. Causa esoterica, non tanto sul fatto che fuma, quanto sul fatto che intanto le mettiamo davanti un bello specchio, in eterico le diciamo di fumarsi una sigaretta, di prendere tutta l'informazione della sessione ciuccio e della sessione in cui parliamo di questo trucchetto di guardarsi mentre si fuma, sempre, Mm. se non si ha uno specchio, anche con una fotocamera del telefono rivolta verso noi stessi. Tutta la sigaretta bisogna passarla guardandosi fumare. Sempre, ogni sigaretta, sempre. Questo è quello che vedono gli altri, questo è quello che succede, questo è quello che chi fuma si dimentica che succede. Causa esoterica del senso di vuoto.
Allora, a me lo collega a quell'entità mentale che io ho definito la ciabatta solitaria, ed è come se lei sapesse che se si toglie questa compagna nemica, poi le sue vibrazioni andranno molto in alto e lei davvero sarà padrona della sua vita e lei davvero camminerà con entrambe le ciabatte belle nella vita. Questo da un lato l'attrae, dal lato le fa paura. Quindi alla fine questa sigaretta le serve per rimanere un po' bassa di vibrazioni, hai capito? È come rimanere in una sorta di zona di comfort. Lei nella sua vita ha avuto tante paure, anche apprensioni verso gli altri, quindi è abituata a stare un po' così, no? Un po' bassa. Quindi di fatto ha anche paura dell'altezza, anche nel vero senso della parola, che altezza significa volare alto, no? Vibrare alto, essere padroni, no? Di tutta l'esistenza. Ne ha voglia, ma neanche paura. Elena. Sì, mi fa proprio vedere che ogni volta che accende la sigaretta rinforza questa specie di cappotto che si mette, che è la sua sicurezza. Mm? Quindi se lei non fuma, questo cappotto pian piano si assottiglia e lei si trova con tutta la sua l'essere lei vera, ok? Senza un cappotto che la protegga dall'esterno, ecco. Quando è l'opposto, Quando invece è perché l'opposto. dopo che hai fumato una sigaretta quanto vibra con queste condizioni? Adesso è 29. 13, 14. A me viene anche 4 a volte, specie Dipende, quando sì. tipo, sai che cosa? Che a volte la fuma un po' così di fretta, no? E lì proprio scende di brutto. Incidono di più quelle del mattino o quelle della sera, cioè le prime o le ultime? Io vedo quelle più in mezzo, quando durante la giornata lei le fuma freneticamente, come se fosse lo Dovere, stimolo no, a tenere botta durante la giornata. Così, in alcuni momenti ha bisogno proprio di resistere. rinforzare il cappotto. E poi mi fa vedere l'immagine davanti allo specchio mentre lei fuma la sigaretta è come se si vedesse tutta raggrinzita e verde. E mi fa vedere come lei, essendo che sta acquisendo sempre più facoltà medianiche, è in grado, guardandosi allo specchio, di vedere proprio delle modifiche anche dei capelli, i suoi capelli così belli, ricci, eccetera, che si sfibrano proprio. Mhm. Facciamole fumare una sigaretta dall'inizio alla fine a grandi aspirazioni, sempre guardandosi allo specchio e ponendo l'attenzione, una volta ne parlavi, no, Monica, sulle guance. Mm. Diventano proprio le guance della morte, no? Scavano, proprio come se si riacquisisse la forma dello scheletro. Urlo di Munch. Mhm. Esatto, Beh, il viso proprio si allunga, il mento si abbassa, tutte le rughe intorno alle labbra. potrebbe comprarsi una stampa dell'Urlo di Munch, metterla in casa, in bella vista, fino al giorno in cui non fumerà più. Può avere un senso? Anche sì. Sì, però tipo come se non arriva neanche a comprarla la stampa. Mhm. Cioè sai che ci va un tempo, no? Insomma, la scegli, la ordini, eccetera. Potrebbe addirittura arrivare prima il momento di smettere. Poi sarà un rinforzo, quello. Va bene, il cappotto. Mhm. Vabbè, più o meno l'abbiamo già visto, il sogno, con di mezzo il rosario. Dal sogno derivano poi dei disturbi fisici veri, non nel sogno, nella vita fisica. Sì, perché hanno tentato nuovamente di fare un'abduction fisica, quindi il fatto di tirarla giù era quasi, e lei era quasi in una di queste basi, anzi.
Quando ha visto che entrava, in realtà non era a casa sua, ma era già alla porta di una di queste basi, di questi laboratori sotterranei. E quando si è accorta, hanno cercato di metterla sdraiata già su un lettino, cercando di immobilizzarla dalle orecchie. Vedo proprio che hanno cercato anche di infilare qualcosa qua. In mezzo alla fronte. Sì, e quindi poi al mattino dopo, certo, ero molto sconvolta perché fisicamente hanno cercato proprio di immobilizzarla. Monica? Sì, mi ha fatto vedere una specie di, chiamiamolo taser, per come noi potremmo conoscerlo, no? Nella parte alta del collo, che le va proprio a creare anche questo fischio molto forte all'orecchio. È quasi appunto un inizio proprio di... Sì. Sì, per cui c'è questo scombussolamento generale che lei accusa per 2 o 3 giorni. Bagni ghiacciati, Monica. Allora, io per esempio, quando lei ha detto... Ricordiamoci sempre una cosa però, ne ho bisogno. La base No. è quella. No. La risposta è no. Infatti la vedevo più che altro fare i bagni nei luoghi naturali, nelle pozze naturali che lei trova. Ecco, Ghiacciati. senza fare, sì, spesso poi sono veramente molto freddi, no? La vedevo più così, più che una cosa sistematica fatta a minuti, a luoghi, eccetera, eccetera. Cioè la vedo proprio in un contesto più generalizzato, che lei va lì perché è molto appassionata di natura, poi come ti ho detto, io la vedo proprio in connessione, no? Con questi elementi naturali, no? E quindi va lì e trova anche queste pozze in cui può fare questi bagni. Elena. Sì, mi fa vedere proprio il collegamento con la paura dell'acqua, diciamo, dell'immersione, con questa nuovo spunto che la PS gli ha dato, no? Quindi bagni freddi, ma potrebbe essere proprio per superare la paura dell'acqua e la scusa che l'acqua ghiacciata faccia bene, diciamo, al corpo, ok? Per poter superare questa grossa paura dell'acqua profonda, dell'acqua nera. Ecco, vedo i laghi di alta montagna, quelli freddi freddi, oppure i fiumi anche, molto freddi, di alta montagna sempre. Sì. Stessa domanda con base ne ho bisogno, studi di lettura tridimensionale. Alcuni sostengono che, non ne sapevo niente, alcuni sostengono che con un certo tipo di meditazione e concentrazione, guardando prima la copertina di un libro e poi sfogliandolo per un secondo una pagina qua e là, si acquisisce di base un 80% delle informazioni del libro senza leggerlo. Monica o Elena, chi vuole. Allora, io non l'ho vista così immediata, così come è descritta, nel senso che l'ho vista questo nel corso del tempo. Cioè, allora, quello che ho visto è che fondamentalmente ci va già comunque di base una forte centratura, che comunque Fiore sta assolutamente acquisendo. Ok? Quindi una richiesta, lei chiede a se stessa, intenzionata davvero a voler conoscere il contenuto di quel libro che in quel momento ha fra le mani. E vedo la possibilità di effettuare all'inizio una lettura veloce, però questo fatto di leggere una pagina una tantum, io lo vedo cioè nel corso del tempo e che ci va una elevata consapevolezza. Non la vedo come un metodo che te lo possono insegnare con un corso. Dipende dalla capacità medianica. Sì. Sì, bravo. Se non avessimo 2 sole eliche potremmo farlo con 12. Scusami, ripeti? Se avessimo 12 eliche o 24, quelle che ci sì. hanno tolto, 36. Certo. Sì, beh, certo. Ma perché? Perché in qualche modo il libro emana, di carta stampata, emana un'informazione? Quelle informazioni contenute da quel libro sono nell'etere, quindi di fatto noi ci colleghiamo, avendo, come dici tu, le capacità medianiche sviluppate, alle informazioni che in quel libro sono contenute, ma che noi ci colleghiamo all'etere, corrispondentemente a quell'argomento lì. Quindi il libro è solo lo slot che ci collega a quelle informazioni e non a altre.
Esatto. Sì, è come se la tridimensionalità fosse proprio, con le capacità medianiche molto sviluppate, fosse proprio che tu guardi il libro e le parole si trasformano in un'immagine tridimensionale, quasi come se fosse una stampante di oleogrammi, ecco. Quindi bagni ghiacciati di fatto non ne ha bisogno se non suoi personalizzati. La lettura tridimensionale teoricamente è corretto, ma non ne abbiamo ancora le capacità, men che meno Fiore, e di fatto non le serve. Tra bagni ghiacciati, lettura tridimensionale e mollare la sigaretta, cosa è più importante per Fiore adesso? La sigaretta, Mollare decisamente. la sigaretta. certo. Sì, ma Fiore però non è una battuta e non è uno scherzo, è un obiettivo. È un obiettivo perché è di fatto la nicotina è una droga potentissima. Un grammo di nicotina secca un cavallo, un grammo di eroina no, neanche un uomo. Gli dà dei problemi, ma non lo secca. Lo stesso di principio attivo, questa cosa me la disse una volta un medico, io ci rimasi. Un grammo di nicotina uccide chiunque, Sì. anche un uomo di 120 kg di muscoli puri. Lo secca, sembra. Che poi lei, tra l'altro, ha anche una sorta di paura, perché adesso mi viene questa informazione e vediamo se è giusta, cioè tipo che sua madre ha avuto un problema al polmone, no? Mhm. Dico bene? Perché mi dà questa informazione qui. Quindi lei in realtà vede già la sigaretta come potenzialmente molto dannosa, però le serve che sia dannosa, perché capisci, è proprio quella che la tiene frenata. Sì, infatti. Ecco, le impedisce proprio il suo massimo sbocciare. Quindi quella sigaretta lì è al pari delle altre paure che la frenano. È come se Fiore fosse un'automobile e la sigaretta fosse il freno a mano tirato, o quasi tirato, no? E lei ci sta Esatto. chiedendo se cromare la calandra può servire, certo sicuramente la macchina poi è più bella, o se dare una pulita ai cerchioni può servire a farla andare più veloce. Molla questo freno a mano. Già, Poi se vuoi ti lavi anche i cerchioni, che tanto poi si sporcheranno nel fango e nella pioggia, ma molla il freno a mano. Questo è il concetto. sì, prioritario. Va bene. Volevo dire questo, io non l'ho fatto anche perché non ho pacchetti di sigarette in casa. Dovrebbe esserci scritto sul pacchetto la quantità di nicotina per sigaretta e dovrebbe essere 0,0010001, una roba così. Il grammo di nicotina. Ecco perché non ti ammazza. Tuttavia, fumando con la bocca a forma di O 24 sigarette contemporaneamente si rischia di andare al pronto soccorso e sono comunque uno 0,1 o uno 0,12 di grammo di nicotina, tutte ste sigarette in bocca, ma si piglia uno svarione. Questa secondo me è la prova provata, fisica, scientifica, quello che volete, che sta roba che vi aspirate è la droga più potente del mondo, guarda caso. Ma guarda che caso, hanno scelto proprio quella. Quando si parla di tabacco si alzano le spalle, ma no, il tabacco è la peggiore. La nicotina è la peggiore. Infatti il libro Come smettere di fumare se sai come farlo, alla fine dice una sola cosa, sei un fattone, sei un drogato. Ti dice quello e molti chiudono il libro e dicono io non sono un drogato, smettono. Sei un fattoncello, un fattone, uno di quelli che stanno a Filadelfia adesso e dormono in un angolo del... Non c'è una grande differenza, non so più come dirvelo. Bene, adesso verrò la denuncia di Filippo Morris. Who cares? Portale Aureo, zia paterna e i due nonni. Allora, la cosa che mi diciamo stupisce è la zia che arriva molto triste, che piange, malinconica e va da Fiore va da Fiore e la vede come bimba piccola, 6-7 anni, e se l'abbraccia e se la bacia tutte, dice la mia bimba, la mia bimba. Monica? E, i due nonni
ognuno dei due nonni ha uno dei cuori che sono stati visti da Fiore e li mette in corrispondenza del proprio cuore. Per esempio, uno dei nonni si mette tipo un cuore nuvola, grosso modo, come se fosse la consistenza di una nuvola. L'altro invece è proprio un cuore più solido. Però un Chi vuole lasciare un messaggio a Fiore, per esempio alla nonna materna? No, scusa, il nonno materno. Quello morto in preda a un infarto, peraltro tutti e due i nonni, quando lei era con la sorella nella pancia gemella, nella pancia della mamma a tavola. Quindi, se vogliamo, lei era presente, anche se in gestazione, alla morte del nonno materno. Allora, c'è un'informazione comunque che potrebbe essere tradotta, diciamo, da incarnata, un'informazione come passaggio di testimone che il nonno passa a Fiore, no? Quindi una caratteristica di Fiore che era la stessa del nonno. Quale? Come se lei dovesse diffondere, ecco, mi fa vedere questa immagine, no? Tutta la sua famiglia, le sorelle, i genitori, i nonni, gli zii, i cugini, ok? E lei distribuisce questo tipo di dispensa, ok? Di vari fogli di informazioni. Quindi questa sua tendenza a raccontare a tutti quando lei ha un'informazione nuova con la volontà di farla conoscere a tutta la famiglia. È una cosa che il nonno aveva come spinta proprio. Quindi un passaggio di informazioni tra anime. Sì. Monica. Sì, è simile, perché mi dice: sono felice che tu abbia compreso l'importanza del cuore, come va usato. Cosa le dice in ultimo il nonno materno? Mi dispiace di non averti tenuta in braccio, te e tua sorella. Nonno paterno. Messaggio. Lui era quello del cuore nuvola. Mhm. È come se avessero dato a Fiore quasi il passaggio di questo testimone di riuscire ad esprimere i sentimenti che loro non sono riusciti ad esprimere. Quindi il nonno paterno in particolar modo, perché me lo fa vedere come nuvola, come se fosse proprio un po' nascosto e anche un po' poco consistente, no? Agli occhi degli altri. E quindi ha passato a Fiore invece questa capacità di aprirlo il cuore e di renderlo manifesto agli altri. Elena. Sì, sì, mi fa vedere che lui è morto di infarto, ok? Perché è come se fosse stata un'implosione. Eh, mm, quasi come se volesse lasciare in vita lo spazio agli altri, mi fa vedere, ok? E si ritirava in sé per non prendere lo spazio degli altri. Ok, ma a un certo punto l'entusiasmo e la sua energia l'ha fatto implodere. Ehm, allora, dice che non ha potuto, vabbè, conoscere lei, sua sorella, ma è come se fosse sempre stato vicino proprio Mhm. per coccolarsene anche da morto. Messaggio Monica della zia paterna. La zia paterna, quindi. Sì, Ok. Ehm, giusto? Sì. allora, mi si mostra, non so perché, in uno stato, diciamo così, di accudimento della mamma di Fiore.
ok? Come se volesse in un certo senso lenire tutte le problematiche che ha avuto di salute e volesse dire a Fiore di non preoccuparsi più, che Fiore ha già iniziato a preoccuparsi di meno di questo, di non preoccuparsene più. Bene, tutti e tre nel portale aureo. Chi viene non chiamato di altri? Alcuni amici di bisnonni mi fanno vedere che erano tipo dei vicini di casa, non so perché marito e moglie. Spiccano e in tutto sono 138. Monica? Sì, mi veniva la parola fratello, come se fosse il fratello di un conoscente, forse più vicino al compagno di lei che a lei. Tutti dentro e chiudiamo il portale aureo. Nel cinema, compagno e sorella e chi vuole, cosa fanno? Allora, il compagno lo vedo con un orgone conchiglia appoggiata alle gambe. Lui è seduto e l'orgone è appoggiato alle gambe ed è come ansioso di andare a fare questo lavoro con lei e gli esprime che si sente sempre più unito, più vicino a lei. La sorella? Allora, la sorella mi sembra un po' di un'altra pasta proprio rispetto a lei, no? Però sento proprio un legame d'affetto forte, forte, forte. Elena. Sì, il compagno ha una grossa spinta a voler fare questa esperienza di un'ipnosi, ok, ma ha una paura folle di dover affrontare i suoi dolori vecchi. Quindi molto, cioè mi paragona la sua paura ad andare a vedere le sue vecchie sofferenze alla paura che aveva fino ad oggi Fiore dell'altezza e dell'acqua profonda. Quindi è proprio una paura Atavica. viscerale. Sì. Bene. Speriamo che serva a qualcosa a tutti Mm, costoro. I video sono online, quindi mm. ognuno sceglie per sé. Bene, lo slogan e il titolo di questa sessione sarà Adesso basta. Adesso basta con la sigaretta, adesso basta con le interferenze che Fiore si è regalata. Lei può decidere di non averle più, di non avere più paura degli aghi, facendoci anche un lavoro nella vita reale, delle altezze, delle profondità del mare, delle altezze delle rupi, diciamo. Lei ci sta già lavorando e ci ha già lavorato, lei non si nega una nuotata in lago aperto, mare aperto, ha fatto parapendio, ha fatto arrampicata, arrampicata è proprio un po' complesso se uno ha paura e ha le vertigini. Quindi sicuramente agguerrita. Adesso basta noi con tutti sti blocchi di connessioni e queste basi che hanno rotto le balle. Di fatto non sono i cattivi verso i quali noi diciamo adesso basta negando il nostro consenso, è anche di qualcosa di più. È una parte di noi a cui noi rinunciamo. Adesso basta. Fatto. Questa esperienza è già stata fatta. Reiterarla non serve a nulla. Forse ci siamo dimenticati di dire adesso basta. Chiedo a Fiore di andare nel suo cluster a togliere quello che c'è e a mettere anche qui lei un ad eternum adesso basta. Sì, il cluster me l'aveva fatto vedere come uno di quei tipo picconi, no? A cui si agganciano le corde, sai, per fare le cordate in montagna. Mhm. Sì, e poi le è piaciuto moltissimo questo ad eternum, adesso basta, era proprio quello che serviva e me lo fa vedere proprio sotto forma di come una girandola lecca lecca che ha il profumo di zucchero vanigliato, perché me lo fa questo ad eternum che ha anche un profumo.
Monica e Elena? Sì, la Deternum che ha messo nel cluster che era, diciamo, particolarmente vuoto, nel senso che le cose è come se già dall'inizio della sessione oggi ad adesso pian piano stava già eliminando, lei sa già come fare, no? Quindi le ultime vite rimaste erano proprio, cioè le ultime sì, scaffali direi rimasti erano proprio pochi ed erano come delle foglie di una pianta grassa, un po' cicciona, ok? Ehm, lì ferme immobili, no? Molto pesanti, diciamo, il senso della foglia grassa molto pesante e rigida, ok? Mm? Ferma lì. Lei ha buttato via tutto e l'ad eternum che ha fatto è tipo, sembra quasi un carciofo, ma più sottile, no? Più come se fosse un fiore, ma la forma è quella di un carciofo. È un fiore, di Sì, fiore. mm. Sì, il fiore di fiore. Avatar, via se c'è qualcosa. Nuovo ad eternum basta fiore. Adesso basta e di fiore. Mm. Sono tanti fiori concentrici E che a me quello formano che una tenda. colpisce è proprio il profumo. Arriva proprio un profumo dolcissimo, celestiale. Di cosa? Adesso lo sento quasi in bocca, no? Perché è leggermente zuccherino. È un po' il profumo, diciamo, del glicine, ecco, mi ricorda. Elena che profumo ha? Elena, che profumo ha? Sì, no, Elena, nel senso Elena, virgola, che Sì, sì. profumo ha? Eh, mi fa sentire il profumo di alta montagna, di quell'aria. Frizzante, Sì, frizzante, bravo, sì, pulita, sì, 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 fresca ma non fredda. sì. Bene, l'essere del secondo universo il monachello e l'entità mentale paure, poli opposti o per Monica ciabatta spaiata esistono ancora? No, No, no. C'erano impianti impiantucci? hanno tentato di metterlo con quella tentata abduction, ma non sono riusciti. Ok, attivazione medianica o esaudire i sogni, il progetto è ancora tale? S- eh, Io vedo, esaudisco i miei sogni, punto esclamativo. infatti, è proprio modificato. Prima era come se l'attivazione medianica fosse in alto, no? Ancora da raggiungere. Adesso è sulla strada, quindi è mm, processo, non lo so, vedo proprio un sentiero che mi fa sempre vedere adesso un gambo di fiore, come se il sentiero fosse un gambo di un fiore molto alto, che potrebbe essere un girasole, ok, molto grande e alto, e lei è in mezzo al gambo e quella è la strada verso il fiore, verso il fiore che è lei. Mm. Messaggio di Fiore a se stessa. Apri il tuo cuore a 360 gradi. A me era venuto, sono l'infinito e la bellezza. Vibrazione, prima Monica e poi Elena stavolta, di attuale di Fiore. 425. 435. Consapevolezza. 227. 220. PS. 67. Esattamente, sì. Vite.
615. 614. Dimezzata, quasi dimezzata. Cervello. 10,5. 10,3. Valori altissimi. Molto raro. 10,5, vite. Veramente tanta roba. Bene, salutiamo Fiore che ci saluta e se ne va con sotto il braccio la sua stampa dell'urlo di Munch. Tanti auguri. Disconnettetevi da tutto e tutti e torniamo.